Come avete visto, abbiamo dal Balla abbiamo fatto una registrazione di un Hammond suonando insieme e così via. Mi sono permesso di utilizzarlo in questo caso perché mi sembrava giusto per aiutare anche a capire il valore del plugin, mettendolo di fianco a una cosa vera. Poi è chiaro, ci sarebbe da discutere su come sono microfonate le cose, quindi bisognerebbe ricreare la stessa situazione. Non siamo a quel livello di specificità, ma comunque il suono, la risposta del Leslie, come si muovono le cose, lo potete intuire. La prima parte l'avete sentita, poi ho altro materiale che durante il video vi proporrò. Vado avanti. Ciao a tutti ragazzi. Stavo giochicchiando con questo plug, me l'hanno segnalato in molti, K Multimedia, Hammond V3X, scusate, che è diciamo sostenuto direttamente da Hammond, c'è il marchio Hammond. Come avete sentito nel brano che vi ho fatto ascoltare prima, insomma c'è una certa, soprattutto in ambito rock, non è facile venire fuori così. In quei contesti molto spesso è un problema avere quella resa. In realtà ho sentito all'inizio la prima impressione è stata molto dettagliata, soprattutto in cuffia, così mi sono un po' preoccupato, soprattutto senza saturazione, in un contesto così. Mi è sembrato tutto molto pulitino. Poi piano piano mi sono messo lì, ho sentito che la grana della saturazione, anche quella diciamo quella del Leslie da solo, senza arrivare poi dopo a queste cose, ma comunque di base il suono mi sembrava bello, aiutandosi con il gain anche in contesti, passatemi il termine, un po' più jazz, quindi percussione. Con un pochino di grana. Come vedete non sono riuscito a settare i controlli, non mi sono addentrato in quel senso, non sono neanche riuscito a splittare la tastiera, anzi da quello che ho capito sui forum addirittura forse è una cosa che per adesso non si può fare, non vorrei dire una castroneria, anzi sicuramente se qualcuno di voi lo sa mi piacerebbe sapere se è così o no. Non credo proprio che questa cosa non si possa fare. Io ho visto dei video dove avevano due manuali ma non ho mai visto nessuno splittarla. Comunque vabbè, ora, chiaramente vi faccio sentire, diciamo in modo un pochino più tecnico, di cosa si tratta. Come sentite, la percussione è molto bella, normal e soft, fast and slow.
Adesso userò il sustain, farò delle cose che per i puristi sono agghiaccianti, ma non avendo trovato un modo per accomodarmi e soprattutto avendo questa demo che scade fra poco, mi sono dovuto arrangiare un po', ma vabbè, non c'è problema. Tanto sentiamo anche solo drawbar per drawbar. Via la percussione, via il chorus. Insomma, si arriva subito a farlo gridare abbastanza. Poi, diciamo, con un settaggio di drawbar meno violento, senza, non proprio un full. Comunque il suono è sempre molto tondo, nonostante questo dettaglio. Ecco, è proprio quello che mi ha in cuffia, diciamo che quel dettaglio lì è abbastanza evidente. E può capitare di avere la sensazione che sia troppo, ma in realtà non lo è, perché mi fa un po' l'effetto che mi fanno spesso i cloni Hammond, nel senso proprio della Suzuki, dove magari appunto c'è tutto questo scoppiettamento in giro, però il suono di base insomma, il suono è bello. Ci sono tanti amplificatori diversi e i cabinet, quindi si possono anche mescolare in modo un po' così, diciamo, fantasioso. Ce ne sono un po' per tutte le violenze possibili, diciamo. Se veramente sto cambiando i cabinet, 22. Con un amplificatore, in questo caso veramente cattivissimo. Poi ci sono gli ampli per chitarra.
Insomma, è davvero cattivo. Se si vuole, si può cambiare tutto, mettere a posto qualsiasi cosa, chiaramente. Quindi parliamo di microfoni, dove sono, le distanze, qualsiasi cosa. Insomma, è molto, molto versatile. I cabinet cambiano veramente tanto il suono. C'è anche il mix di tutti i microfoni, possiamo mixarli come vogliamo, è tutto interno, tutto veramente fatto anche bene. Ci sono anche dei pedalini, sono Tube Screamer. C'è un wah, c'è un chorus addirittura, che è unito al... ricorda un po' gli esperimenti degli anni 70. Poi c'è uno spring reverb. Penserete chiaramente non è la tastiera adatta per fare una cosa di questo tipo, sono d'accordo, beh, è una tastiera pesata, ma molti di voi sanno che insomma, siamo passati tutti dall'Hammond sulle tastiere pesate. Però al di là di questo, diciamo che la pasta di base mi piace tanto, mi soddisfa. Poi ci sono anche questi effetti post che sono interessanti, perché si può, per esempio c'è questo reverbero Sentite, la pasta è molto... Questo reverbero è bello, insomma, sono fatti bene gli effetti, tutto molto... piacevole. Che i click si può togliere, le cage si possono togliere. Si può veramente lavorare su qualunque parametro, tutto, praticamente tutto, fare un Hammond personalizzato. Questo approccio ormai c'è in molti casi, diciamo, questo mi sembra molto molto completo. Diciamo che copre un po' tutto quello che è stato la sperimentazione anche in registrazione dell'Hammond, quindi tutte le possibilità di microfonazione, di utilizzo di preamplificatori, amplificatori, quindi pedali e tutto il resto. Questo è molto interessante perché ci mette nella condizione di coprire più o meno tutto lo spettro di quello che è stato fatto e magari anche sperimentare qualcosa di nuovo. È un bel plugin. Diciamo che io ho iniziato a innamorarmi davvero dei plugin per l'Hammond, già vabbè, chiaramente quando è uscito il B4 della Native Instrument ai tempi è stata una rivoluzione, però c'erano altre cose che il VB3 quando è uscito per me è stato proprio lavorativamente un cambiamento. Io ho cominciato a usarlo live seriamente, ci ho fatto di tutto, l'ho infilato dappertutto negli amplificatori, ho fatto qualsiasi cosa con accrocchi assurdi e ci ho fatto dei live veramente che ricordo ancora adesso con piacere. Ricordo anche amici che mi hanno detto ma il suono, insomma, si tirava fuori qualcosa di veramente bello ed era il primo, soprattutto era un po' più grezzo e funzionava molto bene. Diciamo che questo qui quando lo si accende, appena l'ho acceso ho avuto un po' questa sensazione qua, ho detto aia, però invece poi approfondendo ho capito che quella pasta lì così dettagliata, diciamo che si può togliere, si può camuffare, si può fare un po' quello che ci pare con uno strumento che insomma bella la simulazione del Leslie nel pezzo che avete sentito prima, sembrava funzionare bene chiaramente in quel contesto rock così. Ora io non ho idea di quale possa essere poi la resa su un palco in un ambito magari più delicato, magari blues per non arrivare al jazz, che lì insomma le dinamiche sono un po' complesse, anche delicate come dicevo, però insomma mi sembra di sentire così che la pasta del suono, proprio
questa cosa qui sia densa, questo è importante. Poi tutti gli sfarfallini intorno, quelli vanno in secondo piano. Poi le percussioni mi sembrano ben fatte, mi sembra tutto ben fatto. È una cosa seria, diciamo, fatta con tutte le attenzioni del caso. Visto che il rock l'abbiamo già fatto, anche solamente così, pulito, con la percussione, a me piace con la seconda, lo so che la terza è più giusta, diciamo, però... E anche insomma, per gli amanti dell'Hammond e per i puristi potrebbe, come al solito, creare quella sensazione classica di questi strumenti dove si cerca una cosa e poi alla fine è una cosa che non si può fondamentalmente avere. Però mi sembra ben fatto, mi sembra un ottimo strumento. Insomma, questo è un primo approccio. Se avrò modo poi di acquistarlo definitivamente, visto che non costa poco e ho già alternative, insomma, devo capire fino a che punto, anzi, mi piacerebbe, se avete delle esperienze, se qualcuno di voi lo userà live oppure in studio. In studio mi sembra che sia un ottimo strumento, che abbia le carte in regola per essere utilizzato profondamente. Live, insomma, se qualcuno di voi avrà delle esperienze, me lo faccia sapere, che mi interessa, insomma. Chiedo venia ai puristi dello strumento. Io sono come sempre un po' naif quando si tratta di Hammond, sono un po' un vecchio rocchettaro, come si diceva ai nostri tempi, una parola agghiacciante che non si può più sentire. Insomma, è una riproduzione digitale. Adesso non so dirvi neanche in che modo sia stata fatta, se è un campionamento, se è a modelli fisici e tutto il resto. Sicuramente simula qualunque situazione in studio con un Hammond, nel senso che è un vero e proprio studio con un Hammond dentro e c'è anche il tappeto e quindi con tutti gli ampli, tutto quello che si vuole. E insomma, per quello che riguarda il live, fatemi sapere voi. Vi lascio alla seconda parte del confronto, quello sempre con Marco Ballarani, che abbiamo fatto a casa sua, la registrazione di cui vi ho parlato all'inizio. Intanto vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando combino qualcosa e niente, IK Multimedia ha rilasciato questo favoloso Hammond. Ciao ciao.